c'era il nonno indiano d'America con il suo nipotino indianino d'America, scusa, Sì. che i nipotini chiedevano: no, ma perché io ho pensieri brutti e pensieri belli? Perché ho pensieri cattivi e pensieri buoni? E il nonno gli fa: guarda, dentro di te ci sono due lupi in continua lotta, cioè il lupo bianco e il lupo nero. E continuano a lottare uno sull'altro. E chi vince, nonno? Come si fa a capire chi vince? E il nonno rispose: vince quello a cui tu darai nutrimento. Per cui quando noi nutriamo il negativo, nutriamo il lupo nero, vincerà il lupo nero, cioè dentro di noi ci sarà nero. Se noi nutriamo il positivo, il lupo bianco, manderemo attorno a noi il lupo bianco, le cose positive. La gente ogni tanto mi chiede: ah, ma perché non sei infelice e la gente se ne va dalla Sicilia? Abbiamo più spazio. Perché concentrarsi sull'aspetto negativo di una cosa? Ognuno ha una potenzialità, questa è un'altra grande perla della permacultura. Vai con e non contro. Cosa vuol dire vai con e non contro? Trova la cosa che ti aiuta, non quella che ti indebolisce. Bisognerebbe fare sempre sogni grandiosi e con la faccia verso il cielo viaggi avventurosi. Ma tu mi dirai è poesia e non si mangia assai con la poesia. Bisognerebbe fare sempre sogni grandiosi, con la faccia verso il cielo, viaggi avventurosi, e pensa se la gente invece del potere pensasse all'amicizia come modo per godere, e come capi indiani magia si fuma per la pace, ma tu mi dirai è poesia e non si mangia con la poesia. Sì! Rispetto e cura della terra, rispetto e cura delle persone, condivisione del surplus. Poi una sola legge, prenditi la tua responsabilità. Cos'è permacultura? E si vede che non è altro che buonsenso. Un sistema di progettazione, non è un metodo, non è una tecnica specifica. C'è anche uno stile di vita, come ti dicevo stamattina. Quando mi chiedono cos'è per te permacultura, è accettare come atto di fede che se esiste una soluzione, la natura già l'ha trovata. E quindi tutti questi posti sono tutti posti dove queste tre etiche vengono portate avanti e vengono rispettate. Si cerca nel migliore dei modi di rispettare e curare la terra, rispettare e curare le persone e condividere quello che ci avanza. No? Per un permacultore l'osservazione, passando per la Sicilia, si scatena sostanzialmente, perché veramente i paesaggi variano tantissimo, e quindi quello che è il problema della desertificazione, il problema dell'acqua trattata male, le strade fatte a cazzo di cane, perché vuole progettare in permacultura la raccolta dati è molto importante, no? Ciao Dondolo. Però devi mettermi un po' la faccia perché fra i tuoi capelli e il suo orecchio non si capisce chi è l'asino, non anda? Oddio, questa cosa fa troppo ridere e ci sta troppo bene. E si può volare e non smette di pensare, lo vedi si può volare. Prima di tutto, Alessandra, Ruben. Ciao. Sei tu Michele? Sono io Michele. Quindi tu allevi i lui è Dondolo. Visto che fino adesso non si è vista anima viva di un fidanzato, ho pensato che a questo punto potrei condividere la mia vita con te, Dondolo. Io sono un medico. Ah, sei proprio un medico, sono ok. un medico generico. Ero nell'arma dei carabinieri. Eri un caramba! Così si dice. Eri un carambone! Portavi i capelli tagliati diversi? No. Ho fatto la guida qui alla riserva della Timpa, ho lavorato Laureato nelle associazioni, in che cosa? architettura, però ho cominciato a lavorare come operatore socioculturale. Io ho lasciato il posto fisso per tornare in Sicilia e realizzare questa cosa qua. Cioè voglio realizzare che questa terra deve essere un giardino, non la monnezza, come me l'hanno fatta sempre credere. Ero un manager, macchina aziendale, cosmetici. Lui fa il tecnico del biologico,
come lavoro diciamo principale. Poi E abbiamo tu? sempre fatto tanti lavoretti. Io nel 2008 ho chiuso la mia cooperativa. Cuoca! Sì. Operatore shiatsu. Operatore shiatsu. Sì. Artigiana, contadina. Lei lavora alla lana. Io sono multitasking. Noi siamo cittadini nati, vissuti, cresciuti a Palermo, abbiamo studiato lì, io anche un po' fuori, siamo laureati in ingegneria ambientale a Palermo. Sono siciliana, ma sono stata via tanti anni, poi sono tornata e quindi anche io all'inizio ho avuto proprio le mie difficoltà e adesso invece non ce le ho più. La cosa più bella è che ho degli amici. Scusatemi. Facevo l'archivista, lavoravo in soprintendenza ai beni culturali. Dimmi. Oh sì, mi sono già innamorata. Tu mi dirai poesia, e tu mi dirai poesia, e tu mi dirai è poesia, è poesia, è poesia, è poesia, la 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 la. Dondolo, dammi una risposta, Dondolo. Ti racconto la storia un pochettino del gruppo Permacultura Sicilia. Diciamo che tutto ebbe inizio con il primo corso di permacultura fatto in Sicilia, che ho organizzato Serena alla fine del 2010, era l'ottobre del 2010. E dalla fine del corso i corsisti praticamente non si sono più mollati, anche perché Galeotta fu la casa in Valle di Paglia di Toti, che era anche lui un corsista. Stavamo facendo una cosa che era pazzesca in Sicilia, no? Era la prima casa in Valle di Paglia, è la prima casa in Valle di Paglia. Il piacere di incontrarsi, fare qualcosa a casa di qualcuno. Poi sono stati organizzati anche corsi successivi, proprio per fare in modo di allargare questo progetto formativo. Il nostro interesse era quello di portare questo tipo di pensiero sempre a più persone possibile immaginare, perché il focus principale proprio era la Sicilia tutta, no? Siamo un'isola. C'è pure il gruppo su Facebook. Poi c'è il gruppo su Facebook, il blog, c'è un forum, permaculturasicilia.blogspot.it. Ho fatto sempre tantissima auto-osservazione. Quando c'è stato qualcosa che rompe il mio equilibrio, io lo chiamerei uno scatto di coscienza quello. Sì. E allora l'essere presente, proprio presente nel momento, e capire quello che ti succede, quello che ti circonda è importantissimo. E anche avere un obiettivo proprio a livello spirituale, cioè pensare da dove veniamo e verso dove stiamo andando. Proprio noi siamo un microcosmo. E perché? Ti faccio una domanda, no? Il top del top vince il Nobel, se riesci a rispondere. Non so se ti so rispondere. Perché abbiamo perso tutta questa naturalezza che era così istintiva? Perché non siamo presenti, perché ci lasciamo guidare da altre cose, perché abbiamo desideri che non sono i nostri. Abbiamo uno stile di vita che non è nostro, è artificiale, non è naturale. Perché ci hanno insegnato che le cose non si possono cambiare, ci dobbiamo tenere la vita che ci danno gli altri. Quindi principalmente è quello. Nel momento in cui scopri che puoi essere un pochino più libero, scopri il mondo e cambi vita. Ma fino a quando non c'è questo passaggio t'arrangi. Come dire, il sistema che è stato strutturato così, a delegare sempre al prossimo. Ok, mi serve qualcosa, pago, delego, poi tanto non me ne frega più di tanto. I nostri genitori sono stati abituati, hanno cercato di abituare anche noi, a demandare tutto, demandare qualsiasi cosa, demandare anche la nostra vita. Quindi la persona con la quale tu parli non ha orecchie per sentire, perché demanda agli altri. Non mi interessa quello che succede alla terra, tanto ci sarà qualcuno per demanda che intendi dalla responsabilità. Dalla responsabilità, esatto. Quindi il primo punto è far comprendere alle persone che bisogna responsabilizzarsi. La responsabilità individuale, non la responsabilità delle azioni che hai e quindi del tuo comportamento.
Anche collettiva però. Però va fatta Anche collettiva, esatto. Però questo concetto non viene insegnato? I primi a comprenderlo devono essere esattamente coloro che lo devono tramandare, perché se uno non lo comprende per sé è inutile che ne parli con gli altri. Questo è il prendersi la propria responsabilità. Ogni cosa che fai esternamente corrisponde a una cosa che fai internamente, quindi coltivi la terra, stai coltivando qualcosa dentro di te, un germoglio, qualcosa sta crescendo. Noi corriamo tutto il giorno senza sapere dove andiamo. Poi un giorno arriveremo che finisce la nostra vita e non sappiamo nemmeno perché abbiamo vissuto. Quando tu hai paura, deleghi la tua salvezza, deleghi la tua sicurezza attraverso dando il controllo della tua vita ad altri. Per cui il potere politico semplicemente impaurisce, divide e timpera, poi impaurisce e domina, no? Però non posso vivere di paura già solo per il fatto che è uno dei metodi con quali il sistema ci controlla. Inculcarci la paura per stare tutti attenti e guardini e non avere fiducia negli altri. Noi su quello cambiamo. Una delle più grandi paure che c'è è il sospetto rispetto all'altro, la paura di essere fregati, la circospezione. Allora io non mi muovo verso perché rischia che qualcosa mi torna indietro. Tu hai mai sentito una notizia buona in telegiornale? Appunto. Anni e anni fa ho smesso di guardare telegiornale TV proprio per questo, perché non ti sentono notizie buone. Allora io notizie buone vado a cercarmele intorno. Non posso fidarmi di quello che mi dice la televisione. La gente non vuole ascoltare più perché intanto viene bombardata continuamente dalla televisione, dai giornali, di tristezza, di guerra, di violenza, quindi a un certo punto una persona per autodifesa si chiude e non vuol sentire più nulla, non gli interessa, perché altrimenti viene l'esaurimento nervoso, stai male. Ho imparato a capire che dalla televisione non posso avere fiducia, mentre dal tuo sorriso sì. Va bene, già mi basta. Grazie. Perché te lo devo dire. Anche perché diciamo a scuola a tutti i livelli, dalle scuole piccole alle scuole grandi, la scuola dell'obbligo, l'università, ti insegnano quello che serve non a te, agli altri. Si parlava del fatto che la scuola non fornisce una giusta educazione. Io ho detto, ma se tu guardi il mondo del lavoro, l'educazione la ricevi e come? Perché tu fin da quando sei piccolo ti abitui a passare 8-10 ore della tua vita a fare qualcosa che non hai previsto. Poi è una mancanza di informazioni, chiamiamola così, perché da piccoli ti danno solo una parte, quello che ti serve per campare in un certo modo. E quasi nessuno poi, cioè la maggior parte della gente non va poi a informarsi su altre cose. Mi avevano fatto credere che avevo bisogno di determinate cose, case, lavoro sicuro, tutto quello che mi mancava quando ero diciamo più piccolo. Io però l'ho scoperto dopo qual era il mio bisogno primario. Io ho scoperto di essere stato preso in giro per anni. Io sono stato educato a scuola per fare, completare gli studi e poi finito gli studi devo andare a lavorare perché devo guadagnare, perché devo comprare. Ancora comprare? Basta, abbiamo trovato delle cose che la roba, io mi rendo conto che veramente ti casca la roba e continui a comprare. I bisogni primari sono altri e noi come esseri umani, i nostri bisogni primari erano altri fino a 70 anni fa. Poi ci hanno impiegato 2 guerre mondiali praticamente per sradicarci da quelle che erano le cose basic e ci hanno riprogrammato, né più e né meno. Ma con quale scopo tutto questo però, Peppe? Perché potevano venderci da mangiare. No, lo scopo era quello di renderci dipendenti. L'unica cosa che non paghiamo è dormire. Ma perché 5 stelle la paghi come? No, se dormi diciamo ovunque. Però attenzione perché se dormi a casa tua stai pagando l'affitto. Quindi sto pagando la tassa dica, quindi manco gratis a casa. Fuori devi dormire, solo se dormi fuori, io intenda. Esatto, nel parco. Nel parco. Il parco però del comune, parco quindi urbano. paghi le tasse comunque. No, ma nel parco urbano non puoi dormire, a parte tutto. È vietato. È vietato. No, bisogna essere tutti clandestini secondo me. Se tu hai i servizi perché te li dà o lo Stato, l'azienda privata, non sai mai quando possono venire meno e devi comunque lavorare, perché se non hai soldi non hai più le cose primarie. Secondo me l'altra cosa importante è la libertà. Cioè che noi facciamo saltuariamente dei lavori, no? Però
La mia vita non dipende da quel lavoro, e se per me quel lavoro non è più dignitoso, io lo posso lasciare in giornata, perché non mi toglieranno la casa, non mi toglieranno la luce, non mi toglieranno l'acqua, e qualunque problema, io ho una rete sociale. Allora per me alimentare la rete sociale è più importante che alimentare lo Stato. Considero la parola politica una bellissima parola, un'azione. Ci sono delle azioni che comunque più o meno nel tuo piccolo o in grande servono a cambiare qualcosa comunque, no? Per me è questo, ma non solo per me, diciamo così. E in qualche modo per cambiare qualcosa scegli tu la direzione che prenda secondo me la scelta che fare. Vabbè, ma in il caso del Nando cambiamo noi stessi, diciamo, cambiamo delle cose. Non voglio ora citare le frasi che ogni tanto spuntano su Facebook, sì, tu il cambiamento che vuoi nel mondo, meno, perché mi sembrano ridondanti, diciamo, queste frasi. Se noi intanto come piccolo nucleo, perché è difficile un cambiamento più ampio, cioè cominciamo proprio da noi a cambiare, a pensare di non dico di essere autosufficienti a proposito di autosufficienza, ma a produrre la nostra energia, a produrre una base del nostro cibo. Quindi ci siamo dati come prospettiva di ridurre anche il lavoro esterno. Fare delle cose fatte in casa da poter dare e da poter utilizzare, e, come dire, avere qualche animale tipo galline, queste cose qua, per vivere in equilibrio con quello che mi circonda, e non essere schiavo dei ritmi della società che ti possono dare delle cose che ora, con l'esperienza che ho ora, posso giudicare soltanto futili. Certo. Ma che prima le vedevo come un'esigenza, cioè per dimostrare di essere qualcuno o qualcosa dovevi avere quello. Semplicemente che l'indipendenza non fa circolare il denaro, e la nostra società è basata sul denaro. Quindi Ma questo denaro chi lo guadagna poi? le solite 10 multinazionali mondiali che governano l'intero pianeta. E le nostre vite, naturalmente. Ogni gesto, ogni cosa che facciamo, io lo considero un gesto politico. In senso non partitico ovviamente, ma politico. Nel senso che anche quando entri in un supermercato e scegli di comprare un prodotto rispetto a un altro, è un atto politico. Basta pensarci 5 minuti al giorno, non di più. Cosa fai nell'arco della giornata, dove vai a fare la spesa, a chi vanno i soldi e quanti soldi vanno del bene che tu hai comprato e a chi vanno. Andiamo sempre al discorso politico di quando acquisto, no? I miei soldi, con che cos'è che vado a finanziare quei miei soldi? È semplice, quindi chi fa siccome sono investimenti, ok, la gente ha iniziato a fare degli investimenti un po' più oculati praticamente, perché i piccioli si sono finiti, cioè sono pochissimi, non ce n'è abbondanti, quindi se devo fare un qualcosa la faccio in un modo tale che mirata. Allora, quando mi occupavo di comunicazione si diceva che per far cambiare idea su qualcosa a un gruppo numeroso di persone ci vogliono circa 10 anni di bombardamento mediatico. Cioè se tu devi cambiare diversivo ci vanno 10 anni in cui qualcuno ti dice guarda questo diversivo va bene, prova quest'altro, dopo 10 anni forse cambi di diversivo, quindi figurati per un diversivo, figurati per un cambiamento di stile di vita. Il supermercato è malato, ma ce ne stiamo accorgendo oggi. Poco fa si parlava che cos'è che adesso ha accelerato un pochettino la gente che sta aprendo di più gli occhi, anche ai vecchi, la crisi. Per fortuna che c'è la crisi. Migliaia di persone licenziate, dall'oggi al domani niente più piccioli. E quindi delle 7 paia di scarpe che mi compro ogni mese? E quindi dell'andare al supermercato, comprarmi un pane così, mangiarmi una punta, poi l'indomani è duro, lo piglio, lo butto. Un attimo la crisi ha fatto svegliare le persone. Il sistema grosso oggi che gestisce l'agroalimentare, ma tutto quanto, è una macchina perversa e che
è autodistruttiva. Perché il cibo alla fine diventa una rivoluzione sociale, dal cibo inizia la rivoluzione sociale, perché il cibo è energia e l'energia muove il nostro corpo. Chi lo sa si sta portando avanti col lavoro. Esistono le banche dei semi dove conservano tutte le varietà. E se un imprenditore, se in Norvegia, in Scandinavia, sì, non mi ricordo ce n'è una sottoterra nei ghiacciai dove stanno conservando tutto il germoplasma mondiale di piante orticole. Ora io dico, se lo stanno facendo investendoci dei capitali, avranno la sensazione che fra X anni, ma l'insalata di pomodoro, no, il pomodoro si è estinto. Come si è estinto? No, si è estinto. E quindi noi semi ce l'ho io, le vuoi uno? 1 miliardo di euro. Qua ci hanno fregato l'aria, ci stanno fregando anche il cibo. Noi non vogliamo che ci freghino il cibo. Avete visto il referendum sull'acqua come è finita, vogliamo l'acqua pubblica sì, girata la legge, acqua privata. Fanno un po' come gli pare fino a quando noi glielo permettiamo. Se noi rompiamo le scatole, allora le cose funzionano. Quindi cerchiamo di essere vigili su qualsiasi cosa che è la nostra vita. Le cose basilari, acqua, aria e cibo. Almeno salviamoci quelle, poi il resto piano piano ce lo riprenderemo. Però cominciamo da queste, cominciamo dalle basi. Come sapete ci sono delle grandi compagnie che stanno cercando di monopolizzare la vita, ma quando è iniziato tutto? Quando è che il seme è diventato qualcosa da patentare? E in realtà noi ci accorgiamo che prima della seconda guerra mondiale l'agricoltura era qualcosa che era totalmente autosufficiente, cioè ognuno si riproduceva il suo compost con letame dei suoi animali, fertilizzava e riproduceva le sue sementi per la gente intorno a se stesso. Così quando finì la seconda guerra mondiale gli industriali si guardarono e dissero: ma adesso cosa dobbiamo fare con tutte queste grandi industrie che erano state messe su per sostenere una guerra? E scoprirono che l'unico settore, uno dei pochi settori ancora rimasto totalmente autosufficiente era l'agricoltura. Si è passata a quella che Evan Danassiva chiama un'economia di guerra alla terra. Per cui con il piano Marshall negli anni 50 vennero trasformati i carri armati in trattori. Se guardiamo il carro armato e il trattore sono abbastanza similari e l'azione che fanno non è più di rigenerare il suolo ma di tagliarlo e di aprirlo. E in più si accorsero che questi nitrati che loro producevano per bombe e agenti distruttivi potevano essere utilizzati sia come pesticidi che come fertilizzanti. E quindi andare a mettere un erbicida, ad esempio, può distruggere anche decenni di costruzione di vita, e quindi sicuramente l'effetto è devastante. Industrie come la Shell o la Bayer o la Monsanto vennero trasformate da industrie chimiche di guerra in industrie agricole. La Monsanto decise di iniziare a brevettare, patentare la vita. Lì diventa essere padrone del mondo. Se sei l'unico a detenere la chiave per produrre il cibo, tu hai l'umanità in mano. Iniziarono a dire che se io prendo un gene di una pianta e lo mischio al gene di un'altra pianta attraverso un processo innovativo tecnologico, allora quell'invenzione è mia. Faccio la filastrocca. Luna, lunetta, fammi una culturetta, fammi la bella radici, la porta a San Giovanni non lavori, chi la porta a San Crioli si la picchia per lavori riso La sta chiudendo perché abbiamo a livello mondiale superato il picco del petrolio. Negli anni 70 che un geologo si chiama Huber teorizzò il picco, che è il famoso così chiamato picco di Hubert. Qualsiasi tipo di giacimento ha uno sprint iniziale, poi raggiunge il picco e dal picco in poi si cala. E noi siamo nella fase calante. È vero che utilizzare risorse fossili che ci sono state milioni di anni a mettersi da parte è un po' sputtanarsi l'eredità di generazione a generazione che hanno messo da parte. No, la nonna metteva da parte, il genere, arrivi tu e fai lo splendido, costruisci, fai investimenti. Vincere facile.
basandosi sul concetto di risorse infinite e di una proiezione geometrica delle risorse, dava come presupposto di base che noi siamo capaci di aumentare esponenzialmente la nostra presenza in questo pianeta sfruttando sempre più le risorse. Quindi fondamentalmente noi in questo caso saremmo il tumore. Allora, di base è antieconomico tutto ciò, perché l'economia, quindi lasciamo stare anche solo l'aspetto etico, umano, ambientale, anche semplicemente economicamente parlando, le nostre scelte individuali sono scelte antieconomiche. È proprio il concetto di sfruttamento della natura invece di favorire i processi naturali, cioè da quando la dualità dell'umano versus natura si è concretizzata nel fatto che noi non impariamo più dalla natura e invece di favorirla, cioè invece di mantenere una biodiversità tipo qui, cerchiamo di pulire tutto il terreno e piantare piante in fila in modo molto meccanicistico e razionale, per cui cerchiamo di razionalizzare qualcosa che è naturale. Vogliamo dominarla, no? Facendo tutto artificiale. A volte è una specie di sentimento di onnipotenza da parte dell'uomo, no? È quello di volersi mettere lui a posto della natura e fare le cose artificiali. La natura ci dà tutto quello che ci serve, sia per mangiare che per curarci, che pure per passare il tempo, per divertirsi, per rilassarsi, qualsiasi cosa ci dà. Un bel panorama, un bel posto come questo, per costruire le case, questa casa costruita con materiali della natura. Insomma, la natura non ci fa mancare niente, siamo noi che cerchiamo sempre di usurparla. Di costringerla. Dondolo, vieni qua! Non mi dà retta! Perché la società, come è impostata, era anche la cura medica, come è impostata, certe volte è in contraddizione con la natura. Noi siamo parte della natura, il tipo di vita sociale che conduciamo nel lavoro non è adatto, diciamo, a una persona, a un uomo, diciamo, è adatto, diciamo, molte volte a una bella, perché siamo praticamente immersi in una società che ci stressa. E questo provoca malattie. E questo provoca malattie. Il primo libro della Genesi nella Bibbia dice: Signore mio, Dio ti dà il creato perché tu lo custodisca. Esatto, ma noi non lo stiamo custodendo. Noi abbiamo custodito per un po', dopo un po' abbiamo cominciato a tradurre quel pezzettino lì come perché tu lo governi, perché tu lo renda tuo, lo usi come meglio ti piace. Questo è chiaramente un percorso involutivo. Bisogna un attimo svegliarsi, è come se noi altri dormissimo molte volte, bisogna alzare, aprire gli occhi e, diciamo, e cercare di condividere con gli altri, perché l'unità dà energia. La prima volta che mi ne fu poi lo fisicamente maritare, ma tu non lo posso fare fisicamente sistemare, ma devi restare a pagare fisicamente a risultare, ma devi ascoltare una chiama a torneo. Perché se cambia la Sicilia, cambia il mondo. Nell'oggi sono gli istanti che tu vivi, non c'è un domani, no? Molte filosofie orientali te lo dicono, non abbiamo né un ieri né un domani, abbiamo solo l'istante, per cui la coscienza dell'istante, di quello che sta succedendo qui come altrove, ti aiuta molto. Diciamo che con questa modalità siamo alla frutta, siamo tutti d'accordo, anche all'ammazzacaffè magari. E quindi dobbiamo crearlo, sta società, sto modello di società nuovo, di economia nuovo, e cominciamo dalle piccole cose.
prenditi cura di quello che è intorno a te e chi starà bene intorno a te si prenderà cura di chi sta bene e così si espande a macchia d'olio, per cui basta porre l'accento su quello che non va, perché se no ci deprimiamo, vediamo le cose belle, cioè vediamo come state facendo con questo video, mostriamo ciò che già c'è di bello e costruiamo su quello. Ci vuole tempo e dedizione, ci vuole pazienza, ci vuole fiducia e bisogna credere nei sogni. Sognare a occhi aperti, sia aperti che chiusi. Quello è quello che mi sta succedendo da un paio d'anni a questa parte. Immagino che per i primi, e tu sei stato uno dei primi, fosse un pochino più difficile credere nel sogno. È esattamente l'opposto, ovvero? Che io ho scoperto la permacultura e ho creduto nel sogno, che il mio sogno si poteva realizzare, quindi io proprio in quel momento ho capito che invece non ero da solo, prima mi sentivo da solo. Coraggio che cos'è? Cioè io semplicemente abbiamo seguito dei sogni, ecco, i desideri. Ci vorrà ancora tempo, ma siamo sulla retta via, comunque siamo in transizione e ce la stiamo vivendo, siamo protagonisti, attori, protagonisti della transizione. Io ho sperimentato vari tipi di comunicazione negli anni e ho visto che la comunicazione diretta, cioè dicendo proprio guardate che stanno facendo questo e quest'altro, non funziona perché la gente appunto è chiusa e non vuole ascoltare nulla. L'unica cosa che ho visto che funziona è l'esempio. Prima ero molto più ideologica anche con Andrea, con mio figlio il primogenito. Ma questo non si può comprare perché sai i bambini lì che questo non sa. Cioè era tutto male, il mondo è tutto. Invece ho capito che è un approccio veramente troppo ideologico. E invece la pratica qual è? Cioè la pratica è io non posso fare altrimenti. Cioè io lo capisco che tu vuoi quella cosa, ma io non la posso comprare perché mi sentirei sbagliata, sporca, ingiusta, no? Quindi io lo capisco che tu lo desideri, il rispetto, il tuo desiderio non è un male. Noi non giudico i genitori che comprano, perché ogni genitore fa il meglio per i propri figli. Però io devo fare il meglio per me e per voi e penso che sia questo, con tutti i limiti di questa cosa. Cioè, è così anche nella vita, non so. In città si perdono un sacco di cose. In città è sparita la luna, non c'è mai, perché uno non se ne accorge, c'è sempre la stessa luminosità. La prima cosa che avvertivo quando venivo qua è la dimensione del tempo, tutta diversa. È una riflessione di vita, cioè qui c'è sempre qualcosa che muore e qualcosa che nasce, quindi in città è sempre tutto uguale. Il tempo cambia totalmente se cambiano sia l'ambiente in cui vivi e sia dentro tu, cambia la percezione del tempo. In campagna è tutto più lento. Piccolo, lento e meglio, questo è un principio della permacultura, no? Quindi piano piano, ogni anno impari qualcosa in più, poi una volta che impari assimili, impari con l'esperienza, non sui libri. Non che la permacultura sia la soluzione a tutto, però ti dà delle spinte per fare le cose in maniera più rilassata, diciamo. Rilassata nel senso per non stressarti, osserva, vedi come vanno le cose, perché il problema è la soluzione stessa, perché se c'è un problema ti serve a capire quello che sta succedendo, quello che non è andato, da lì capirai come non incappare nello stesso errore. Cominci a conoscere i tempi della natura che spesso non sono i tuoi, quindi magari dai priorità a delle cose, poi ti rendi conto che ce ne sono altre. Tutti quanti agiamo, ognuno nelle nostre piccole realtà, pensiamo globale, agiamo locale, questo è uno dei principi permaculturali. In questo cammino una cosa riesci a farla prima, una cosa riesci a farla dopo, una cosa non riuscirai mai a farla finché... Però quello che ti rimane di bello è che tu hai camminato. Gruppo Permacultura in effetti, diciamo, dopo il corso del 2010 è nato insieme alla costruzione della casa. Il processo di costruzione devo dire che è stato bellissimo, diciamo, ecco.
due soggetti, se agiscono in maniera individualista, riescono ad avere un risultato minore abbiamo un servizio ai tavoli, niente male, che se cooperano tra di loro, perché materialmente si allarga la torta attraverso, quindi su degli studi di base di economia. Il fatto che noi cerchiamo di avere come modello gli ecosistemi non è solo il discorso dell'energia, della materia, dei cicli. Un ecosistema è molto forte quando ci sono tante relazioni fra gli elementi che lo compongono. Quindi questo riguarda poi anche la società. Studiare ecologia e studiare sociologia è la stessa cosa, ho scoperto. Ogni volta che un ecosistema ne incontra un altro, nel limite praticamente l'effetto margine è il più produttivo. Hai un po' dell'uno e un po' dell'altro. Perché incontri un po' dell'uno e un po' dell'altro. Ho conosciuto questa realtà, la rete di permacultura, ho fatto i primi mutui aiuti, così ho visto, dico, effettivamente poi alla fine, cioè non sarei neanche solo. Lo sai, anche lo sapere che altre persone si stanno scommettendo. Tante realtà che mettevano in pratica sistemi economici tra virgolette alternativi, da che si trattasse di una semplice banca del tempo ad un sistema un po' più elaborato dello stesso concetto, fino alle transition town, queste città in transizione, piuttosto che sistemi come il circuito di credito commerciale. La banca del tempo è diciamo una rete informale di persone con certe competenze che scambiano quindi beni e servizi, ma soprattutto servizi. Quindi nel caso io sono elettricista e tu sei un commercialista, io ti vengo a fare un lavoro, a quel punto anziché avere un monetario ho dei gettoni, dei crediti, e poi o mi renderai tu un servizio come commercialista, ma altrimenti io, quando avrò bisogno di un commercialista, posso anche andare da un altro. Quindi cercare di trovare un'economia che riesca a non basarsi solo sull'aspetto monetario, ma riesca a trovare metodi di creazione e scambio di risorse, che sono la vera economia, non veicolate per forza attraverso la moneta. I tavoli RES, che sono RES sta per reti di economia solidale, adesso cominciano ad essere sempre più grossi e all'interno ci sono macchine che muovono capitali, e quando cominci a muovere capitali cominci ad essere un piccolo problema. Sicuramente può fare paura, perché l'economia attuale è basata su commercio di massa, no? Massificazione del prodotto uguale dappertutto. L'hamburger di McDonald's è uguale qui a Hong Kong, a Buenos Aires e a New York. Assaggia il mio olio d'oliva, è diverso dall'olio d'oliva del vicino. Che paura ti deve fare? Al sistema economico attuale pare che faccia paura questa cosa. Non solo, ma si spaventino. C'è un grande fermento secondo me qua. Io mi sento sempre di dire, guardate che sotto la superficie bolle moltissimo, ci sono tutte generazioni di giovani, io dico sempre che io e Benny siamo i nonni della permacultura qua, c'è l'entusiasmo, l'energia giovane, bella, di tante persone che vogliono fare un cambiamento e rimanere nella propria terra, e secondo me questo va assolutamente incoraggiato. Chi a casa sua, nella sua vita urbana, chi ha una campagna, chi ha un'azienda agricola, un gruppo di persone che si incontra, principalmente legati appunto dalle idee che ci stanno dietro la permacultura, e che si dà una mano. Un ritrovarsi, da qualcuno è partito, ma non so dirti neanche da chi, però è stata una dinamica dove ci siamo ritrovati a parlare con linguaggi diversi nello stesso linguaggio, di argomenti diversi, arrivando a principi in comune che poi sono questi della permacultura. Sappiamo che da soli non andiamo da nessuna parte, il futuro sarà insieme. La relazione umana è quella che conta, quindi rete o non rete, questo per me è ovunque almeno, cercare intanto di circondarmi da persone con cui sto bene, e quello che avviene nella rete, come dire, lo trasporti un po' nella vita quotidiana. Devi conoscere tante cose e essere esperta su tante cose, come si fa? E allora, lui studia tantissimo, cioè proprio si prende manuali di potatura, non so come fa, io tipo già mi vengo angoscia a guardarlo. La cosa che mi rassegna, dico, tanto non è che devo saper fare tutto, perché poi appunto quello che non so fare lo farà qualcun altro della rete e io gli do quello che so fare, cioè
Il mio obiettivo non è saper fare tutto in assoluto e devo fare tutto io. E scatta secondo me quel discorso veramente della comunità, perché qua ognuno di noi sa qualcosa. Lì interviene la comunità, perché ti rendi conto che da solo puoi fare un sacco di cose, ma ti servono persone, anche supporto psicologico per fare queste cose. Una frase di una nostra amica di questa rete, di Simona, che a me mi ha dato un sacco di coraggio quando l'ha detto tipo qualche 3 anni fa. Lei ha detto: da quando io ho trovato voi, non nel senso solo noi del ballo, voi tutte le persone della rete, io non ho più paura della vecchiaia, cioè come a dire, io se ci saranno le pensioni o non ci saranno, se ci sarà uno Stato forte o crollerà lo Stato, l'Unione Europea, confini, frontiere, eccetera, tutto questo non avrà ripercussioni nella mia vita perché ci siete voi, quindi... La rete aiuta tanto perché trovi il tipo esperto quindi chiedi, o comunque la cosa importante è conoscere la gente locale, perché in base a dove sei tutto cambia, la modalità di utilizzare, no, il terreno, le culture, quindi conoscere, confrontarti, chiedere attrezzi nuovi che tu non sapevi che esistevano. Un lavoro di comunità con, diciamo, le persone che già abitano in questo territorio, quindi all'inizio ci sentavamo isolati, ci chiamavamo i pazzi furiosi di Sagana, ci autodefinivamo perché ci sentivamo soli, non conoscevamo nessuno. Chi va controcorrente è sempre mal visto, però poi sono i pazzi che fanno la storia. Piano piano, scalando e facendo conoscenza, ci sono tante persone che in realtà avevano fatto anche scelte un po' simili, stanno venendo in contatto con noi e ci sentiamo sempre più forti. Quindi gli aspetti sociali che con una scelta di vita di campagna apparentemente crollano, piano piano ricominciano a riemergere con altri anche valori. Non c'è il solo che è bello uscire a mangiare insieme, ci si confronta con le difficoltà del posto, cosa andiamo a fare, tipo la legna e altre con la condivisione. Sì, con la condivisione. Facciamo una vita molto più sociale ora, non c'è paragone. Quando i bambini a volte dicono ci manca la casa di Catania, ma vi rendete conto quello che riusciamo a fare qua? I concerti, i corsi. Qui a Catania avevamo una casa piccola, non riuscivamo a invitare più di una coppia per volta. C'è un sacco di gente intorno a noi, c'è una cosa forte, quindi non... No, è forte poi perché oltre a esserci i nodi veri e propri di questa rete, poi questa rete però ha attirato tante persone che anche se non entrano a far parte in senso stretto, sì, però che si avvicinano. Alla fine è un giro di amicizie, un giro di persone che si vogliono bene, quella è l'essenza della cosa. In più c'è la via collaborativa al di là di ogni qualsivoglia fine economico, ma ti ripeto, più quello di sperimentare conoscenze. E ci siamo ripromessi, suddividendoci un po' in macro aree, sì, non legate per forza alla provincia, ma in macro aree, di schedarci, diciamo, di dare un'identità alle nostre capacità, competenze e risorse per poter avere una mappa della permacultura che non sia semplicemente una mappa in cui c'è Saia, c'è Ciumara, c'è il Vallone, cioè non sono solo dei luoghi fisici ma delle capacità. Facciamo parte di questa rete che si chiama MAI, Mutuo Aiuto Ibleo, e noi fra di noi facciamo solo baratti, cioè non facciamo compravendite. Qua c'è quello che viene chiamato SOMA, Sicilia Occidentale Mutuo Aiuto. Ok. No, c'è chi fa il pane, chi fa il sapone, chi ha una maggiore abbondanza di frutto, di verdura. Ma quindi anche... non so, tu ti prendi le fave da qua, vai con la tua cassetta di fave. Sì, così vado da un amico e lui dice, guarda, io patate e carote non le faccio, tu le hai fatte, me ne dai un po' e ti do le fave che ne ho tante. Il baratto non era già precisato, ti do questo, mi dai questo. Cioè io ti servono, te le do e tu poi automaticamente ricambi, non pensi. Ma io fino a ieri ho fatto il baratto, ma io lo faccio anche con il mio lavoro. Io sono stato anche dal dentista, così. Ho restaurato un mobile, sono andato dal dentista, lui mi ha fatto una cura e io gli ho fatto il mobile. Gli ho detto scusami, io vengo, ti faccio questa spirale e facciamo un baratto, poi pensiamo. E lei, sai chi dice... La faccia di chi dice, ma cavolo, ma è una cosa semplice, perché io non ci ho mai pensato che per alcune cose si possono fare baratti invece di scambiare soldi. Credo che se tu comunque mangi arance e ortaggi potresti bussare alla mia porta prima che alla Coop.
Quindi tutti gli ultimi weekend del mese tenetevi liberi, perché da qualche parte in Sicilia, qualche giorno prima, su Facebook, mutuo aiuto al posto dal DETA. Il mutuo aiuto sono giornate dedicate al gruppo. L'ottica del mutuo aiuto che abbiamo tra noi, sia, a volte lo facciamo in maniera più formale, no? Mensilmente ci si vede da una parte piuttosto che dall'altra, ma se io ho bisogno di anche un'attrezzatura, o qualcuno si accorge che io ho bisogno di anche un'attrezzatura, mi arriva, non si può capire come. Sembra un perfetto momento per continuare a rinsaldare le conoscenze e le competenze, gli scambi. Cioè, invece di avere un negozio dove ci si scambia le cose, c'è già un momento al mese in cui ci si può conoscere meglio e si possono scambiare le nostre competenze, i nostri prodotti. Il nostro sistema si basa su uno spreco di energia in generale, quindi possiamo tranquillamente usare molta meno energia e quella poca che ci occorre la possiamo ottenere in modo rinnovabile, non ci manca niente per poterlo fare, niente, completamente niente. Basti pensare che la prima automobile che Ford costruì andava a olio vegetale, per l'esattezza era olio di canapa. Noi abbiamo 3 kW a casa, ma sono tanti. Se non usi tutti quegli apparecchi che sono energivori, no? Quindi se inizi a ridurre i consumi ti accorgi che hai bisogno veramente di pochissima energia, di pochissime cose per vivere. Per quanto mi riguarda, diciamo, ho messo prima di tutto in discussione le mie esigenze, diciamo, cose che magari erano forzate o gonfiate da altri fattori, no? Quindi ho cercato di passarle un po'. Di capire l'essenziale. Noi qua siamo in una situazione, diciamo, adesso molto più organizzata, però quando siamo arrivati era una situazione proprio molto selvaggia. Sì. In una situazione così, diciamo, è anche più facile che ti passano davanti tutte le esigenze, perché tu non ce le hai e devi capire per ogni sforzo che fai quanto veramente lo vuoi. Se hai un tenore di vita comunque basso, cioè se non compri uno smartphone da 1000 euro, ma compri 200-500 alberi, vedi che spendi la stessa cosa ma ti ritrovi questo al posto che un rifiuto tecnologico fra 6 mesi. Io credo che la gente inizi, come si diceva, a affrontare nuovi percorsi solo attraverso uno shock, qualcosa che cambia completamente la tua quotidianità. Di solito il lavoro, le relazioni, queste cose qua. Dobbiamo gestirci la transizione, ecco perché dobbiamo attuare oggi, andando ognuno per sé, a rendersi più resilienti, allocare quello che è una problematica e trasformarla in una risorsa, quindi cercare di unire questi due concetti. Quindi un progetto economico è quello dove tutti vincono e non ci sono, diciamo, esternalità negative. Bisognerebbe scioccare tutti in un modo o nell'altro e fargli capire che non c'è una sola direzione. Ti do del tempo per riflettere, turno, diciamo che hai 24 ore di tempo, Dondolo. Scegli tu se vuoi rimanere con Giorgiana, giustamente, o se vuoi fare un'esperienza con me. Andiamo in giro per i campi. No, lo vedo perplesso comunque. Lo vedo un po' perplesso. Quanti sentimenti, quelli che tu non hai. Sementi Indipendenti è il progetto, si chiama così, che nasce dall'idea di semi autonomi naturali che lanci a terra e fanno quello che devono fare, cioè crescere e riprodursi. E il progetto della Banca dei Semi è nato perché ci siamo accorti che sul suolo siciliano, nonostante ci fossero piccolissime realtà, cioè persone che raccogliessero e riproducessero i loro semi, all'interno della rete di permacultura, all'interno, diciamo, della vita di tutti i giorni, non c'era qualcuno da cui andare per avere semi siciliani naturali. Ma l'idea era quella di fare questo posto che fosse un luogo di sosta per viandanti della vita, dico io. Essere un posto dove uno potesse familiarmente stare, convivio, pranzo, cena. Perché centro Tardoling, che ovviamente io non ho idea di che cosa voglia dire. Significa terra di chi aspira alla grande pace, in tibetano. Abbiamo capito dopo qualche anno che questo posto
non era solo un posto bello in cui vivere, ma poteva diventare un posto di cui vivere anche. Ci piace comunque continuare col discorso di educazione ambientale, infatti anche in questi giorni stanno venendo delle scuole locali del territorio, quindi è bello vedere crescere dei bambini che tu incontri pure in paese. Ritiri, abbiamo fatto corso di permacultura, abbiamo fatto i campi estivi per bambini, abbiamo lavorato con le scuole o altri corsi, non so, che abbiamo fatto. Corso di comunicazione non violenta e metodo del consenso. Il Comitato Ionico Beni Comuni. Perfetto. E che cosa fa? Che cosa vuole Noi fare? siamo nati col discorso dell'acqua pubblica, con i referendum precedenti, e ora ci spendiamo anche contro questo e soprattutto per un ambiente pulito, per tutte le cose insomma su cui non bisogna fare affari e che invece si fa affari. Eravamo l'associazione APE, il Comitato Ionico Beni Comuni e Sementi Dipendenti, che poi non è un'associazione ma è un gruppo. E niente, abbiamo iniziato a proporre queste attività qui, direttamente qui, proponendo insomma, la possibilità di prendere questo terreno in comodato d'uso. Piano piano la gente si è aggregata facendo queste feste, questi incontri e adesso siamo un bel gruppetto. Si intende una parcellizzazione del terreno, assegnare dei piccoli pezzettini alle persone con un affitto di 30 euro minimo e dare un'assistenza diciamo, alle persone che affittano e consentire diciamo, un'autoproduzione di ortaggi, di essenze, di peperoncino, tutto quello che uno vuole fare. Lei ha fatto un comodato d'uso gratuito ed è partito questo che ha avuto un grande successo. Io lo dico sempre quando faccio formazione sugli orti, coltiviamo relazioni, non stai solo a coltivare patate, cipolle, pomodori. Pagando 30 euro qualcuno ha evitato di pagare 200 euro al mese di psicologo. L'intenzione di aprire un negozio gratuito di riciclo a Montelepre. Sì. Bello. È bello, sì. Riciclo cosa intende? Come si può fare? Sì, già esistono queste realtà, esiste a Bolzano, si chiama Passamano. Io spero in questi 3 anni fare il più possibile, rendere il trasporto più bello possibile, fare bancari su bancari. E poi penso di lasciarlo a mio padre perché lui comunque tra un incontro in pensione. Quello che potevamo fare era limitato, era non sprecare l'acqua del rubinetto, non boicottare moltissimi prodotti, era molti più no che non cose costruttive. Sei venuta a vivere qua per dire sì invece che dire no? Sì, appunto, cioè non era non facciamo questo, era costruiamo, cioè scommettiamo noi come famiglia che possiamo fare delle cose. Cerchiamo di avere qualche punto in più verso l'autosufficienza alimentare ed energetica e poi come dire fare una buona vita. Se muoio in questo istante comunque sia e loro vendono tutto, chi trova questo posto trova un posto molto migliore di come l'ho trovato io. Ognuno si chieda veramente quali sono le proprie esigenze, questo in campagna, in città, chiediti onestamente che cosa ti fa stare bene e cosa ti fa stare male. E se capisci che qualcosa ti fa stare male, alcune cose le puoi eliminare dall'oggi al domani, altre cose ti metti in cammino per eliminarle. Io voglio che nel futuro, fra 1000 anni, ci si ricorda dei siciliani che hanno avuto un periodo di tempo nero e da quel periodo di tempo nero comunque se hanno avuto il genio e l'estro di prendere la merda e trasformarla in oro, perché questo siamo capaci di fare noi e tutti gli altri. Punto. Dov'è il mio sorriso, no? Dov'è la mia speranza, che non è speranza, è proprio certezza, nel fatto che da 10 persone che eravamo nel 2010, oggi siamo alla conclusione di un tour che in questi 15 giorni abbiamo incontrato non lo so quante persone che stanno agendo, che stanno facendo qualcosa. Bene, anche queste sono persone che sono in questa terra. E quindi da 10 a quante siamo? È vero, forse siamo ancora pochi rispetto
Però già la crescita in 5 anni, se vogliamo fare il conto matematico, il conto economico, io penso che si superi il 400%, una cosa del genere, in 5 anni. Ecco, questi dati qua, io gioisco. Come dire, già soltanto agendo così a casa propria, ci sono tantissime persone in Sicilia che hanno iniziato a non inquinare, e addirittura questo mancato inquinamento è diventata fertilità e rigenerazione per la terra. Il drago, che voglio rappresentare il sistema attuale, sta morendo, sta cadendo. È naturale che dà dei colpi di coda, è naturale che nella sua caduta porti ancora a distruzione, ma una volta che sarà morto totalmente, ok, poi possiamo costruirci sopra e sarà meraviglioso, perché ci saremo tolti un drago dalle scale. Questo è il sogno, questa è la certezza che io ho. Non sarà solo rabbia e disperazione, non un'isola resa prigione, non sarà per metà della popolazione, non sarà un'illusione, non sarà solo il sogno di una generazione nel crollo di una sola nazione, non sarà il ritornello di una canzone, non sarà una contraddizione. Non ne avevi due RHP? Rete 5, rete 1, rete 2? Rete 1, rete 2, su Noi siamo internet. rete autosufficienza. Ah, a quando capita. Ma quando... Avevano detto Cesare. Nessuna bara sotto una bandiera, niente città fatte di lamiera, nessuno squarcio nell'atmosfera. Voglio un mondo in cui l'uomo valga più dell'oro, senza che affitti la sua morte sul lavoro. Nessuna chiesa che decida bene o male, nessuno più sfruttato per il capitale. Quando sarà rivoluzione? 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 Quando sarà? Io sogno un mondo fondato sull'incontro di uomini e donne a confronto, mai contro, che in armonia con la natura producano per tutti e respirino cultura, in cui la legge del più forte non vale, vale fermarsi, guardarsi e parlare senza distinzione latitudinale di razza, sesso e di classe sociale. Quando sarà rivoluzione? Quando sarà rivoluzione? Quando sarà rivoluzione? Quando sarà rivoluzione? Sei molto più carino naturale, tranquillo. Questa la mettiamo nel promo. Ciao ma